Ciao a tutti amici, benvenuti, io sono Crix e porto contenuti di Warframe, The Sims e Genshin Impact. Scusate, non avevo tolto l'audio, quindi mi sentivo doppio. Allora, stasera si inizia in maniera anche un po', oserei dire, particolare, perché parliamo di lore. Mi piacerebbe portare dei video sulla lore, quindi è difficilissimo farlo in live, quindi mi sono preparato anche un discorsino che leggerò mettendo i punti chiave. Io sono un grande appassionato della lore, mi piace e penso che sia uno dei motivi principali per cui gioco a Genshin Impact, perché è un bel gioco, lo reputo un bel gioco assolutamente, però quella cosa in più che mi fa dire sì, ci voglio passare tanto tempo è appunto la lore. Quindi ho deciso, visto che sta per uscire Nodcry, che volevo farmi un ripassino io della lore in generale, però potrebbe essere un'ottima occasione farlo insieme, quindi andare a rievocare un po' nei ricordi quello che è successo fino ad ora. E bando alle ciance, direi che è il momento di iniziare. Spero che vi piaccia anche questo format, spero che anche a voi piaccia la lore. Non porterò ovviamente tutte le settimane la lore, quindi non tutte le settimane farò live solo sulla lore, ma quella volta ogni tanto, giusto da ripassare insieme, rivedere un attimo il percorso, sì, mi piacerebbe, anche perché poi questo video verrà pubblicato su YouTube e quindi sarebbe proprio bello che anche su YouTube ci sia un capitolo lore apposta. Poi se vedo che piace il format, se vedo che le lore vanno, farò magari dei video dove magari ricomincio il gioco da capo e prendo proprio dei momenti, degli attimi dove spiego e dove parlo, però questo, se vedo che c'è interesse da parte vostra, mi sembra giusto, ecco. All'inizio di tutto non c'è pace, ma una separazione. Due gemelli, viaggiatori di mondi lontani, attraversavano i confini dell'universo, finché non vennero fermati da un'entità misteriosa, conosciuta come la sostenitrice dei principi celesti. Con una forza incomprensibile separò i due fratelli. Uno venne intrappolato, l'altro precipitò su Teyvat, privato dei suoi poteri e del compagno di viaggio più importante. Uno è quello che scegliamo noi, l'altro è quello che di conseguenza non viene scelto. Lui è Aether e la sorella invece è Lumin. Ed è qua da questa ferita che nasce l'intera avventura, un cammino alla ricerca della libertà e della famiglia perduta. Smarrito, il viaggiatore, così ci chiamano, incontra la creatura che diventerà il suo simbolo, la sua bussola e per certi versi anche la sua spalla comica, Paimon. Salvata da un mare a pesca, si presenta con la sua voce squillante e dichiara subito che sarà la guida del viaggiatore. Da quel momento non se ne andrà mai più. Il primo luogo che si apre davanti ai loro occhi è Mondstadt, la città della libertà, un posto che sembra idilliaco, con mulini a vento, le colline verdi, i vigneti che profumano d'uva. Ma dietro questa pace si nasconde un problema che scuote. Mondstadt è minacciata da un drago. Storm Terror, una creatura maestosa che un tempo non era un nemico, ma un alleato. Il suo vero nome è Dvalin, uno dei 4 venti scelti dall'arconte Anemo, Barbatos, per proteggere la città. Per secoli fu un guardiano fedele, amato dal popolo e amico di colui che quelli di Mondstadt chiamano con affetto il bardo del vento, ma qualcosa è cambiato. L'ordine dell'abisso ha avvelenato il suo cuore con un veleno oscuro, trasformando la sua fedeltà in rabbia e la sua voce in urla di tempesta. Il viaggiatore, insieme a Paimon, viene subito coinvolto negli sforzi dei cavalieri di Favonius, l'ordine che difende la città. Qui conosce figure che resteranno importanti per tutto il viaggio, ovvero Ember, la giovane scout che lo accoglie come un amico. E poi troviamo anche Keia, cavaliere enigmatico, brillante ma con ombre nel passato. Poi c'è anche Lisa, la bibliotecaria dallo sguardo dolce e dal potere fulmineo. E soprattutto Jean, la gran maestra ad interim, il cuore saldo di Mondstadt, che mantiene la città unita mentre il gran maestro Varka è lontano in spedizione.
Proprio grazie ai cavalieri, il viaggiatore scopre che Stone Terror non è davvero un nemico, ma una vittima. E questa verità viene svelata dal bardo misterioso che incontriamo nella piazza della città, Venti. Con la sua lira e il suo canto sembra solo un menestrello, ma in realtà è molto di più. È l'arconte Anemo stesso, Barbatos, che sceglie di vivere tra la gente come un comune mortale. È lui a rivelare che Dvalin è stato corrotto e che non serve ucciderlo, ma purificarlo. Il viaggiatore allora parte per 3 antichi templi sparsi nelle terre di Mondstadt. Qui affronta mostri, meccanici e trappole in un pellegrinaggio che è un insieme di un rito di forza e di purificazione. A ogni passo la verità diventa più che chiara. Dvalin non è mai stato un nemico, ma un fratello tradito dal veleno dell'abisso. Il viaggio culmina in uno scontro grandioso tra le rovine sospese nei cieli. Il vento ulula, la città osserva col fiato sospeso e il viaggiatore, con l'aiuto dei cavalieri e del bardo, riesce a spezzare la catena della corruzione. Stone Terror non è più un mostro, ma di nuovo Dvalin, libero di volare nei cieli, senza odio e senza dolore. Mondstadt quindi è salva. Eppure questo è solo l'inizio. Il viaggiatore ha compiuto il suo primo passo, ha guadagnato amici e alleati, ma la ferita che lo muove non si è ancora rimarginata. Da qualche parte in quel mondo vasto e misterioso, sua sorella la sta ancora aspettando. E il cammino non si fermerà finché non saranno di nuovo insieme. Il vento di Mondstadt ha portato libertà alla città, ma il viaggiatore, il viaggio è appena cominciato. Questo è il primo capitolo. Adesso poi ne parliamo un po' meglio, cioè questo è il testo, il breve testo che ho scritto ovviamente per andare un po' a ripassare quella che è la vera lore, no? Di quello che è successo praticamente dal nostro inizio avventura, ma mi rimetto così, ripassandolo insieme, rivedendolo insieme, che cosa ci succede? Entriamo, c'è questa divinità che ci divide da nostro fratello o nostra sorella. Ci svegliamo, peschiamo per mangiare e ci troviamo Paimon, che non so se è una benedizione o una tortura, perché ho sentito un po' di tutte su Paimon. Dopo che abbiamo incontrato Paimon, andiamo avanti perché lei stessa ci dice di andare avanti per la città. Attiviamo una statua e scopriamo che noi possiamo assorbire il potere da quella statua. Infatti il viaggiatore prende il potere Anemo, quindi dell'aria. Andando più avanti incontriamo un bardo che sta cercando, sembra di accarezzare un drago che però si gira male e vola via. Il bardo dà la colpa a noi che l'abbiamo fatto scappare e noi raccogliamo un pezzo di un oggetto che poi cercando di analizzare, quindi arriviamo alla città che è questa qui, che è Mondstadt, la città proprio primaria di tutta Mondstadt. Praticamente arriviamo qua e facciamo la conoscenza appunto di diversi personaggi, come abbiamo detto Jean. Amber in realtà l'abbiamo incontrata prima ancora fuori dalle mura, dopo aver incontrato Venti. La incontriamo, la aiutiamo anche a sconfiggere dei nemici. Vediamo questa ragazza che è molto disposta ad aiutarci e ci accompagna praticamente alle porte della città, quindi entriamo un po' da, non dico da raccomandati, però quasi, perché scopriamo poi che Amber ha una buonissima reputazione, diciamo, in città. Amber ci dà anche la possibilità di avere le ali, quindi di volare, cioè le ali, l'ailante dovrebbe chiamarsi se non ricordo male. Poi da qua succede il finimondo, cioè noi scopriamo che abbiamo il potere di purificare quell'oggetto che è caduto dal drago, che è appunto Stone Terror. Veniamo a sapere da Venti che in realtà è il dio dell'animo, quindi Barbatos. Veniamo a scoprire che quello nient'altro è che Dvalin, quindi uno dei 4 venti di Mondstadt, che è sempre stato un drago che voleva proteggere la città, che voleva quindi difenderla, è cattivo grazie alla corruzione di un mago dell'abisso. Quindi purtroppo ci ritroviamo la città attaccata da questo drago e diamo una mano ai nostri nuovi, chiamiamoli così, amici, nel difenderla. Questi qua sono i maghi dell'abisso, se vi ricordate.
uno di questi aveva corrotto proprio Dvalin. Che succede? Noi aiutiamo, liberiamo la città, poi c'è stato uno sketch anche divertente perché poi abbiamo conosciuto Barbara, eccola qua, proprio in chiesa, dove appunto con 20 ci oh mamma, non mi vengono le parole, ci introfuliamo nella chiesa e rubiamo praticamente la lira che era già di Barbatos, ma nessuno sa che Venti è Barbatos, quindi la dobbiamo rubare per cercare di purificare appunto il drago. Comunque la storia va avanti per non tirarla troppo sulle lunghe e di conseguenza riusciamo poi subito non ci riusciamo, però poi ci riproviamo e ci riusciamo a purificare Dvalin e infatti sbloccheremo poi anche quello che è questo, il dominio, dove c'è affronta terrore alato. E questo è il primo capitolo, non si sa ancora praticamente niente di noi, non si sa niente del nostro o della nostra gemello gemella, abbiamo 3000 domande, noi quello che sappiamo è ci siamo risvegliati, veniamo da un altro mondo, stavamo viaggiando tranquilli, ci risvegliamo, ci ritroviamo qua e diciamo no, aspetta un attimo, dove è finita mia sorella? Chi era quella creatura che ci ha divisi con tutta questa forza, tutto questo potere? E quindi noi iniziamo questo viaggio con Paimon che ci aiuta proprio per andare alla ricerca di nostro fratello o nostra sorella. Questa è un po' la lore iniziale e praticamente con vari capitoli in mezzo, quindi poi c'è la storia dei personaggi, saranno tutte cose che se volete ovviamente andremo a approfondire in altri video, magari anche su YouTube, però in poche parole il capitolo finisce dove Ethan o Lumin, dipende chi avete scelto, però il viaggiatore non sa che in realtà è stata proprio Lumin o Ethan, comunque l'altro gemello scomparso, che ha mandato i maghi dell'abisso a corrompere Dvalin. Quindi noi, da giocatori, iniziamo a farci un'idea un po' del tipo nostra sorella, nostro fratello in realtà è malvagio? Quindi questo è come si conclude un po' il capitolo di Mondstadt, con Venti poi che suggerisce a noi di andare nella città, o comunque nella terra di Liyue, che è governata dall'Archon di Geo, e da qua inizierà poi il nuovo capitolo per andare alla ricerca di nostra sorella. In poche parole, Mondstadt è questo. Quindi ragazzi, come sempre, allora, spero che questo format con la lore con cui abbiamo iniziato la live vi piaccia, non ci sarà sempre lore, lo farò ogni tanto, giusto per cambiare anche un po' magari i contenuti. Gli stream di Genshin per un po' non saranno più il venerdì ma saranno il giovedì, perché ho visto che c'è una preferenza, alle ore 21, dalle 21 alle 21:30. Di solito devo ancora confermare l'orario, poi se vedete sul mio profilo ci sarà sicuramente poi la programmazione della settimana, però comunque dalle 21 alle 21:30 ci stiamo abituando a streamare, diciamo, in quell'orario. Come format quindi spero che vi piaccia, grazie mille di avermi fatto compagnia, soprattutto anche in chat. Spero che il video vi sia piaciuto, iscrivetevi se vi è piaciuto, se no grazie lo stesso. Buona serata, alla prossima, ciao da Cri!